Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atenol RK Eurotherapici SPA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Atenol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atenol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Atenol? Atenol è un farmaco a base del principio attivo atenololo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda RK Eurotherapici SPA. Atenol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Atenol 100 mg 50 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. RK Eurotherapici SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo. Atenololo gruppo terapeutico. Beta-bloccanti selettivi forma farmaceutica. Compressa indicazioni ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Angina pectoris. Aritmie. Posologia adulti, ipertensione arteriosa compresa quella di origine renale. Una compressa, 100 mg, al giorno. Di solito il pieno effetto antipertensivo si raggiunge dopo 1 o 2 settimane di terapia. Se necessario, è possibile ottenere un'ulteriore riduzione dei valori pressori associando Atenol con altri farmaci antipertensivi. In particolare, la somministrazione contemporanea di Atenol con un diuretico determina un effetto antipertensivo superiore a quello prodotto dai singoli farmaci. Angina pectoris. La maggior parte dei pazienti risponde alla somministrazione di una compressa, 100 mg, al giorno. Aumentando la posologia non si ottiene generalmente un ulteriore beneficio. Aritmie. Dopo aver controllato le aritmie con atenololo iniettabile, si consiglia una posologia di mantenimento per via orale di 50-100 mg/die. Il dosaggio deve essere regolato con particolare attenzione nei pazienti con gravi compromissione della funzionalità renale, vedi speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. Anziani. Può essere utile ridurre la posologia, particolarmente nei pazienti con compromissione della funzionalità renale. Bambini. Non esistono dati clinici nell'impiego pediatrico di Atenol. Pertanto se ne sconsiglia la somministrazione ai bambini. Controindicazioni. Il trattamento con Atenol è controindicato nei casi di bradicardia spiccata, blocco atrioventricolare superiore al primo grado, insufficienza cardiaca non controllata da una terapia adeguata, ipersensibilità verso i componenti del prodotto e shock cardiogeno. Atenol non deve essere associato, come tutti i beta-bloccanti, a terapia con verapamile. È necessario che siano trascorsi almeno 48 ore dalla sospensione di uno di questi farmaci prima di iniziare l'altra terapia. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento, v. 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sospensione. La sospensione del trattamento con atenololo deve essere graduata specialmente nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica. Insufficienza cardiaca. Atenol può essere somministrato, con la dovuta cautela, ai pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci antiaritmici di classe. Particolare cautela richiede la somministrazione di Atenol a pazienti in trattamento con farmaci antiaritmici appartenenti alla classe di Vaughan-Williams, come la desopiramide. Verapamile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Atenol insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Gilenia, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, TDM, Verapamil Doc generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Atenol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Atenol durante la gravidanza e l'allattamento? Benché le sperimentazioni di farmacotossicologia animale non abbiano evidenziato effetti teratogeni attribuibili all'atenololo, non può essere esclusa la possibilità di un danno fetale e quindi è consigliabile astenersi dal suo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che la somministrazione di Atenol influisca sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. Gli effetti collaterali riferiti durante le ricerche cliniche, che possono essere attribuiti alle proprietà farmacologiche dell'Atenol, comprendono freddo alle estremità, affaticamento muscolare e casi isolati di bradicardia. Raramente sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Qualora, eccezionalmente subentri, una spiccata bradicardia, si sospenda il trattamento e si inietti per via endovenosa 1-2 mg di solfato di atropina. Se la frequenza del polso non riprende in modo soddisfacente, si ricorra ad un simpatico mimetico stimolante i beta recettori quali l'isoprenalina alla dose di 25 mcg o l'orciprenalina alla dose di 0,5 mg, entrambi per infusione lenta. Nel caso in cui debba essere aumentata la dose dell'agonista beta recettoriale, è necessario evitare che la pressione arteriosa scenda a livelli troppo bassi. Proprietà farmacodinamiche. Si tratta di un beta bloccante con meccanismo d'azione selettivo, nel senso che a tale blocco sono interessati in modo preferenziale i recettori A1 recettori cardiaci. Non sono invece interessati proprietà farmacocinetiche. La singolare farmacocinetica dell'atenololo è in diretta relazione con la sua idrofilia. Questa caratteristica condiziona una scarsa metabolizzazione epatica, livelli ematici prevedibili, con trascurabili variazioni individuali, escrezione come sostanza immodificata, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità acuta e cronica condotti su varie specie animali hanno evidenziato la bassa tossicità di atenololo. Studi specifici condotti al fine di valutare un'eventuale attività cancerogena e teratogena. Elenco degli eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio lauril solfato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di atenolo a base di atenololo sono atenololo ABC, atenololo ACL, atenololo DOC generici, atenololo EG, atenololo GIT, atenololo Exal, atenololo Milan Generics, atenololo Pensa, atenololo Ratiofarm, atenololo Zentiva, Selles Beta, Tenomax. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.